Buongiorno, dottoressa Costa, posso entrare? Speravo tanto di trovarla libera. Buongiorno signor Marco, certo, si accomodi pure, mi dica cosa succede, mi sembra un po' agitato. Sono molto preoccupato per la mia salute. Ultimamente non sto per niente bene. Mi sento sempre stanco. Capisco. Questa stanchezza la sente fin dal mattino o peggiora durante la giornata lavorativa? Praticamente sempre, dottoressa. E poi ho dei mal di testa continui, quasi tutti i santi giorni. Un mal di testa tutti i giorni è sicuramente fastidioso. Dove le fa male esattamente? Qui davanti, proprio sopra gli occhi. Ho tanta paura che sia qualcosa di grave. Cerchiamo di non pensare subito al peggio, signor Marco. Ha notato altri sintomi particolari? Sì, mi sembra anche di avere un calo della vista. Faccio molta fatica a leggere. Ma lei porta già gli occhiali da lettura? Alla sua età un piccolo calo è del tutto fisiologico. No, finora ci ho sempre visto benissimo da vicino, ma adesso le lettere mi sembrano tutte sfocate. Dobbiamo considerare quante ore passa al computer. Fissare lo schermo stanca moltissimo gli occhi. Per il mio lavoro sto al computer almeno 8 ore al giorno. A volte arrivo a 10. Ecco, questo spiega davvero molte cose. Fissare lo schermo così a lungo causa una forte tensione muscolare. Quindi non pensa che sia un tumore al cervello? Ho letto su internet che i sintomi... La fermo subito, eviti di cercare diagnosi su internet, le fanno venire solo più ansia. Ha perfettamente ragione, lo so, ma quando si sta male la mente vola sempre al peggio. È comprensibile. Piuttosto mi parli un po' delle sue abitudini, fa delle pause durante il lavoro? Faccio fatica a staccarmi dalla scrivania. Spesso mangio persino davanti al monitor, un panino veloce. Questo è un grandissimo errore. Il suo cervello ha bisogno di vere pause, anche solo di 10 minuti. Lo so, ma abbiamo troppe scadenze in ufficio. Arrivo a fine giornata che sono uno straccio. Oltre alla stanchezza e al mal di testa, si sente mai debole o con dei piccoli tremori? A volte mi capita verso metà pomeriggio. Sento proprio un fastidioso senso di vuoto allo stomaco. Mangiando così di fretta potrebbe avere un calo di zuccheri, un panino non le dà energia a sufficienza. Però io cerco comunque di tenermi sveglio e concentrato in qualche modo. Faccio il possibile. In che modo, signor Marco? Spero non mangiando troppi dolci o snack confezionati. No, assolutamente niente dolci. Bevo soltanto caffè. Parecchio caffè, a dire la verità. Lo immaginavo. Quanti caffè beve esattamente ogni giorno? Cerchi di essere sincero. Beh, uno a colazione per svegliarmi, poi un paio in ufficio durante la mattinata. E fin qui siamo già a 3 caffè, poi immagino che continui anche nel pomeriggio, giusto? Diciamo che arrivo facilmente a 6 tazzine al giorno. A volte 7 se devo fare tardi. 6 caffè al giorno e mi viene a dire che è agitato e ha continui mal di testa? Credevo davvero che mi aiutassero con questa stanchezza cronica. Mi sento sempre senza forze. Il caffè in quelle quantità è un eccitante fortissimo, signor Marco. Le toglie il riposo, non la stanchezza. Non ci avevo proprio pensato. Forse è per quello che dormo anche male ultimamente. Esattamente, dorme male, si sveglia stanco e poi beve ancora più caffè. È un perfetto circolo vizioso. Sono un vero disastro, me ne rendo conto.
Ma cosa posso fare allora per questa debolezza? Prima di tutto dobbiamo dimezzare subito quei caffè, massimo 3 al giorno e mai dopo le 16. Sarà molto dura abituarsi, ma ci proverò. E invece per il calo della vista e il mal di testa? Le consiglio di fare una bella visita oculistica. Fissare lo schermo così tanto richiede un controllo approfondito. Va bene, prenderò appuntamento dall'oculista al più presto. Speriamo sia solo una questione di occhiali. Ne sono quasi certa, non si preoccupi, però vorrei indagare meglio su questa stanchezza cronica di cui mi parla. Cosa mi consiglia di fare allora? Ci sono delle vitamine o delle medicine per tirarsi un po' su? Prima di prendere qualsiasi integratore a caso, preferisco prescrivere gli esami del sangue. Gli esami del sangue. Oddio, dottoressa, sta cercando qualcosa di specifico? Mi fa spaventare. No, stia tranquillo, non c'è nulla di grave, è solo un normale controllo di routine. E cosa dobbiamo controllare di preciso con questi esami del sangue? Vogliamo semplicemente escludere delle carenze di ferro, di vitamine o altri squilibri minori. D'accordo, mi ha quasi tranquillizzato del tutto. Quando dovrei andare a fare questi prelievi? Il prima possibile, ovviamente la mattina a digiuno. Adesso le preparo subito l'impegnativa medica. Perfetto, grazie mille. Ma devo prenotare prima o posso presentarmi lì direttamente la mattina? Dipende dal laboratorio che sceglie. In ospedale o all'azienda sanitaria locale di solito serve la prenotazione. Ho capito. E la prenotazione posso farla anche in farmacia, se non sbaglio? Certamente, molte farmacie offrono questo servizio, le basta portare la tessera sanitaria e questa ricetta. Ottimo, farò così allora. È molto più pratico. Per il ticket come funziona? Lo pago lì in farmacia? Spesso può pagare direttamente in farmacia al momento della prenotazione, altrimenti paga al laboratorio prima del prelievo. Benissimo, una cosa in meno a cui pensare. E per il digiuno? Bastano le classiche 8 ore? Direi di stare a digiuno dalla sera prima, subito dopo cena. Niente spuntini notturni, mi raccomando. Nessun problema. Posso almeno bere un bicchiere d'acqua appena sveglio? L'acqua va bene, ma solo se ha molta sete, eviti di bere grandi quantità prima dell'esame. E niente caffè, immagino. Sarà una tragedia. Senza caffè non capisco nulla la mattina. Purtroppo no, niente caffè, nemmeno senza zucchero, altrimenti sbagliamo subito i valori della glicemia. D'accordo, stringerò i denti per una mattina. Una volta ritirati i risultati, la chiamo al telefono o torno qui. Le conviene prendere direttamente un appuntamento. Preferisco guardare i referti insieme a lei e parlarne di persona. Va bene. Ma nel frattempo c'è qualcosa che posso fare per sentirmi meno uno straccio? Cerchi di regolarizzare i ritmi quotidiani. Mangi ad orari fissi e cerchi di dormire almeno 8 ore a notte. È facile a dirsi. Con il lavoro che faccio in questo periodo, torno a casa tardissimo quasi ogni sera. Lo capisco benissimo, ma il corpo ha bisogno di recuperare, altrimenti accumula solo altro stress inutilmente. Ha ragione, lo so. Cercherò di staccare un po' la spina nel fine settimana, me lo devo imporre. Sarebbe davvero importante.
Per l'alimentazione, non faccia diete strane in questi giorni, mangi come sempre. Meno male. Temevo mi dicesse di mangiare solo verdure bollite per una settimana intera. Assolutamente no. Vogliamo vedere i suoi valori nel suo stato normale. Niente cambiamenti drastici prima degli esami. Ricevuto. Per l'impegnativa, me la stampa lei adesso o mi arriva sul telefono? Ecco a lei il foglio stampato. L'ho anche caricata sul suo fascicolo sanitario elettronico per comodità. Perfetto. Così se perdo il foglio di carta sono comunque coperto. Sono un po' disordinato, lo ammetto. Non si preoccupi, ci siamo abituati. Mi raccomando, controlli rapidamente che i dati anagrafici siano corretti. Diamo un'occhiata. Sì, il nome e il codice fiscale sono giusti. C'è proprio tutto. Ottimo. Ha qualche altro dubbio o possiamo concludere la visita? Un'ultima cosa sulle vitamine. Ne avevo comprate alcune al supermercato l'altro giorno. Le lascio chiuse. Sì, per favore, le lasci pure nell'armadietto? È inutile prendere prodotti a caso senza sapere cosa le manca davvero. Certo, ha perfettamente senso. Magari spendo soldi per nulla e intanto continuo a sentirmi stanco. Esatto, vediamo prima se c'è una carenza di ferro, di vitamina o se è solo stanchezza fisiologica. Speriamo sia solo stanchezza. Se gli esami sono tutti a posto, mi metterò l'anima in pace. Vedremo i risultati e decideremo insieme. Non si fasci la testa prima di essersela rotta. Parole sante, dottoressa. A volte mi faccio un po' prendere dall'ansia per la mia salute. È normale preoccuparsi un po', ma internet spesso fa più danni che altro. Non cerchi i sintomi su Google. Mi ha letto nel pensiero. L'altra sera avevo letto di quelle malattie rare che facevano venire i brividi. Appunto, lasci stare le diagnosi, fai da te. Faccia questi semplici prelievi e stia sereno. Farò così. Posso passare in segreteria adesso per prendere l'appuntamento per vedere i risultati? Sì, dica alla segretaria che le serve un quarto d'ora per la visione di alcuni esami del sangue. Perfetto. Calcolo circa una settimana per avere i referti dal laboratorio, giusto? Di solito 3 o 4 giorni bastano, ma per sicurezza prenda l'appuntamento per la settimana prossima. Benissimo. Venerdì prossimo dovrebbe andare bene. Spero ci sia posto in agenda. La segretaria le dirà subito le disponibilità e se per caso i risultati tardano mi faccia uno squillo. Certamente. Ma questi laboratori di solito sono abbastanza rapidi, me lo dicono in tanti. Sì, ormai sono molto efficienti. Senta un'ultima cosa. Se nei prossimi giorni dovesse sentirsi peggio, Devo correre al pronto soccorso. Dottoressa, così mi spaventa di nuovo. ma no, mi chiami e basta. Volevo solo dirle di non aspettare per forza l'appuntamento se si sente svenire. Ah, d'accordo. Mi aveva fatto prendere un colpo. Non credo proprio di arrivare a svenire. Meglio così. Le ricordo ancora una volta, niente caffè la mattina dell'esame. Non faccia il furbo. Promesso. Andrò in astinenza per qualche ora, ce la posso fare. La ringrazio per la pazienza. Si figuri, è il mio lavoro. Vada in segreteria prima che chiuda. Vado subito. Le auguro una buona giornata e buon lavoro, dottoressa. Grazie, buona giornata anche a lei. Ci vediamo la prossima settimana con i risultati. Arrivederci. E grazie ancora per le rassicurazioni, mi sento già meglio.
Arrivederci, stia tranquillo.